Ciao a tutti, sono Vince Lancini. Volevo avvisarvi che sarò intervistato da Lautaro di Retro Talking Mix. Vi suggerisco di non mancare. Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video, una nueva entrevista en el canal. Hoy Vince Lancini, alias Scotch, un grande del italo disco. Vince Lancini es un grande del italo disco, un fenómeno que en los 80s la rompió con grandes éxitos como Delirio Mind, Disco Band, Mirage, un montón de grandes éxitos del estilo bolichero, el estilo gapul como conocemos aquí en Argentina. Así que en una primera instancia nos va a estar contando sobre sus inicios con el mundo de la música. Ho iniziato nella musica all'età di 11 anni, quando ho cominciato a suonare un po' la chitarra, le prime canzoni, eccetera, e poi diventando grande non ho mai abbandonato questa cosa, cantavo già da piccolo, così per piacere, e ho cominciato a fare poi le prime band, eccetera, e poi mi sono evoluto piano piano facendo poi una band che si chiama Giza, che però fa un altro genere musicale, si occupa di progressive rock e così ho sviluppato la mia sensibilità musicale con questa band, finché non è capitata l'occasione di Scotch. Como fan del italo disco, y seguramente ustedes también, vamos a ver y a conocer un poco de los inicios de este proyecto de italo disco, Scotch. Así que escuchemos. Come nasce il progetto Scotch? Allora, Scotch nasce da un provino solo strumentale che venne presentato alla produzione e che doveva essere pubblicato per contratto in pochi giorni. Io non conoscevo il produttore che aveva in mano questo provino, e mi disse, però lo incontrai per caso e mi disse: guarda, io sto cercando una persona che dovrebbe scrivere un testo per questo brano e magari qualcuno che la canti, in modo che adesso esce strumentale, ma tra un mese, 15 giorni, 20 giorni, un mese faremo anche l'uscita cantata. Tu conosci qualcuno? Io dissi: guarda, posso farlo io. Ascoltai il pezzo quando lo sentii mi ricordò un'invasione di pinguini e gli dissi: guarda, secondo me questo pezzo potrebbe essere intitolato Penguins Invasion e se vuoi io posso scriverti il testo e te lo posso cantare. Nel frattempo questi sono i miei provini, io avevo dei brani e delle cose, erano registrati su una cassetta nera Scotch, con scritto Scotch in bianco grandissimo, e il produttore scherzando mi disse: ma allora tu sei Scotch? E faccio: sì, io sono Scotch, posso anche essere Mickey Mouse se lo vuoi, basta che lavoriamo insieme. E allora lui mi disse: ok, guarda, allora facciamo così. Il brano esce col titolo Penguins Invasion e il gruppo che lo presenta, il duo, la band, l'artista si chiamerà Scotch. Benissimo, e io accettai. A continuación, Scotch nos va a estar contando sobre tres grandes éxitos que él tuvo en los 80s, Delirio Mind, Check Me Up, Disco Band. Vamos a ver un poquito de curiosidades al respecto de estos grandes hits del italo disco.
Io continuai per molto tempo dando la voce ad altre produzioni per altri nomi, per altri autori, finché un giorno mi richiamò il produttore di Penguins Invasion e mi disse: guarda, io sono in studio con una persona e stiamo lavorando su un pezzo, però non esiste un testo, non esiste niente di cantato, se vuoi venire qua. E così questa persona si chiamava Fabio Margutti e ci siamo incontrati in questo studio di registrazione e scrissi il testo di Disco Band, e mentre facevamo la parte cantata nello studio di registrazione noi Fabio aveva portato un primissimo campionatore, l'Emulator 1, che registrava pochi secondi. Io ho tossito e lui ha registrato mentre tossivo, e per scherzo continuò a fare schiacciando il tasto corrispondente alla tosse, e a tempo con quello che era il brano si divertiva a mettere, per prendermi in giro, questa cosa, no? E io a un certo punto ho detto: ma guarda che questa cosa è una cosa fantastica, potrebbe utilizzarla per il pezzo. E così è stato. E poi durante questa follia di mettere la tosse definitivamente nel brano mi sono anche inventato la storia di simulare la batteria con la voce. Ho detto: molti cercano di fare dai, non molti, ma io sentivo dischi di John McLaughlin con gli Shakti, e c'era un percussionista indiano che faceva con la bocca quello che avrebbe fatto poi con le tablas indiane. Ho preso questa cosa, l'ho esasperata facendo e fu una cosa molto divertente, ed è stato proprio Disco Band. Una delle caratteristiche di Disco Band, oltre alla tosse, è stata quella di avere anche questa batteria fatta scherzosamente con la voce. Di sicuro non ci aspettavamo il successo che ha avuto. Il brano è esploso subito, nel giro di un mese in Germania ha scalato le classifiche, anche in Italia, ma noi siamo partiti subito per la Germania, perché là veramente è stato un colpaccio, anche perché poi fu utilizzato il brano per la campagna contro il fumo nei locali pubblici, quindi immaginatevi cos'è stato. Allora, Take Me Up non aveva il testo e la melodia che conoscete voi adesso. Aveva un'altra melodia con un altro testo. Quando registravamo l'album, noi lo registravamo con l'intenzione di estrarre poi dei singoli. Quel brano non convinceva, allora ho detto a Fabio: ascolta, io adesso registro una cosa con un inglese inventato e vediamo cosa esce, no? E mi uscì questa melodia buona. Ho detto: va bene, questa melodia va bene, adesso scrivo un testo che possa aggiustare alla faccenda, teniamo soltanto buono Take Me Up with anything, che era quello che restava del brano precedente, e così abbiamo rimontato un altro testo con un'altra melodia, e nel giro di una mattina abbiamo rifatto completamente. Delirio Mind in generale l'avevamo pensata come secondo singolo dopo Disco Band, dove tutti dopo la tosse chissà cosa si immaginavano, rutti o peggio. Invece noi ci eravamo inventati questa cosa del il tipo sotto la doccia che si lavava e canticchiava, no? Non uscì come secondo singolo dopo Disco Band, il secondo fu Take Me Up, e lo tenemmo di riserva per poi utilizzarlo dopo Take Me Up, e fu un grosso successo anche quello. Simile Disco Band, la stessa botta di pubblico la ebbe Delirio Mind. ¿Tendrá Scotch alguna canción favorita de todas las que él produjo? Vamos a ver.
La canzone che preferisco è Born to Kill, è un brano che non uscì mai come singolo, è una fiaba del primo album di Evolution, è una fiaba di due regni che si fronteggiano e che cercano uno di imporsi sull'altro, come sta succedendo adesso e come continua a succedere anche come sempre stato, insomma. È un brano che a me piace tantissimo perché è attuale. Questo argomento non finirà mai, purtroppo, in questo mondo. Quindi Born to Kill, sicuramente Born to Kill. My baby, I'm so crazy, with desperation also. Una de las preguntas típicas del canal: si pudiera volver el tiempo atrás, si cambiaría algo o no de su carrera profesional. Presten atención a lo que él respondió. Non cambierei nulla di quello che ho fatto, mi sta bene così. Io ho avuto la fortuna di avere un collega come Fabio Margotti, che è stato una persona eccezionale, che è ancora un bravissimo collaboratore, perché lui ha abbandonato la scena musicale, si dedica alla riparazione di strumenti musicali elettronici, è il mio riparatore quando io ho dei problemi, mi rivolgo a lui, ed è stato veramente un onore e un privilegio averlo al mio fianco durante questa esperienza. Por último, para esta entrevista nos va a estar contando si habrá nuevos proyectos a futuro por parte de Scotch y un mensaje para todos los fans del italo disco. Non ho in previsione di scrivere pezzi nuovi degli Scotch, è una cosa che non intendo fare attualmente. Non è escluso che magari in un futuro si possa fare, ma ho dei seri dubbi, perché Scotch appartiene a un mondo musicale che è legato agli anni '80 ed è lì. Secondo me fare un brano nuovo Scotch attualmente non avrebbe senso. Quindi le cose si fermano qua. Voglio fare un ringraziamento speciale per tutti i fans della italo disco in America Latina e in tutto il mondo, che tengono sempre vivo questo genere musicale e che sono di grande supporto a tutti noi. Un grazie di cuore a tutti quanti e mi raccomando, sentite sempre la italo disco vi rende giovani. Ciao a tutti, da Vince Scotch Lancini. Bien amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la entrevista. Déjenme en comentarios qué opinan al respecto de todo lo que estuvimos escuchando de Scotch. Denle me gusta al video, compártanlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. For me to say, live it today, live it tomorrow. For me to say, burn after the rain, burn after the rain. For me to say, live it today, you think it's bad. For me to say, burn after the